Non vedo l'ora. In questo video molto casalingo di oggi vorrei condividere con te una ricetta che mi sta molto a cuore, sia la ricetta sia la sua storia. L'ingrediente principale è la barbabietola, visto che è in stagione, insieme a cavolini di Bruxelles, anche questi in stagione, e uno yogurt al miso. Sono sicuro al 99,9% che non l'hai mai mangiata e sono altrettanto sicuro che diventerà una delle tue preferite. Non l'ho inventata io, mi è stata insegnata tanti anni fa da una grande chef quando lavoravo in un ristorante, in vari ristoranti a Auckland, in Nuova Zelanda, e mi sto portando dietro questa ricetta da tanti anni e penso che sia arrivato il momento giusto per condividerla. Allora, per prima cosa ti faccio vedere le barbabietole che ovviamente sono già state cotte. Sono state cotte arrosto, al forno, le ho cotte ieri sera, ma non semplicemente messe su una teglia. Come vedi, sì, sono in una teglia, ma in una soluzione liquida. Questa soluzione liquida è composta in parti uguali da acqua, olio di semi di girasole e aceto di vino bianco. Quindi un terzo, un terzo, un terzo e un pizzico di sale. Poi coperta con carta stagnola, messa in forno, penso che abbiano cotto circa 2 ore, poi spento il forno e lasciate la notte a raffreddarsi in forno tranquillamente. Ora sono pronte per essere sbucciate, che è la parte meno divertente. Non ho guanti a disposizione, quindi avrò mani rosse. Qui ho messo un foglio di Scottex per cercare di limitare i danni sul tagliere. Come vedi, la buccia viene via molto facilmente. Ok, ne ho sbucciate un pochettino. Non le tagliare troppo fini, lasciale, non lo so, sarà almeno 1 centimetro. Visto che ho anche quelle gialle, ce ne metto anche una gialla. Guarda, più o meno queste belle fette, poi vabbè, ce n'è qualcuna più piccolina, ma comunque sono abbastanza spesse, come vedi. Ora, fatte le barbabietole, dobbiamo soltanto tagliare i cavolini di Bruxelles. Riguardo a questi non c'è una regola precisa. L'importante è che lasci un pochettino della radice, perché così poi durante la cottura non si sfalderanno, ma rimarranno comunque uniti. Questi sono stati raccolti ieri, quindi sono molto freschi. Vedi? Ho lasciato la radicetta, questa qua giù. Se è molto grossa o se sono vecchi, magari levala un pochettino, ma non completamente. La parte qui centrale deve rimanere. Li mettiamo qui nella nostra ciotolina, che ci sarà utile per andare qui al fornello e averla pronta qui. Adesso accendiamo a fuoco alto, un po' per la caratteristica di questa padella, perché va scaldata bene e non è un antiaderente, non usiamo più antiaderenti per fortuna, e poi anche per come andremo a cuocere questi cavolini di Bruxelles. Una storia che mi piace sempre raccontare riguarda appunto la chef che mi ha insegnato questa ricetta, la sua versione, che mi disse testuali parole: questa è l'unica cosa che potrai mai bruciare in questa cucina. Questi sei autorizzato a bruciarli. Ovviamente non intendeva carbonizzati, perché poi se sono proprio carbonizzati ovviamente non è né buono e non fa bene. Quello che intendeva è insomma un bel colore. Allora la padella è ben calda, va scaldata al massimo, poi bisogna mettere un buon quantitativo di olio, ovviamente è un olio che resiste bene alle alte temperature. Adesso possiamo ridurre un pochettino, visto che sono sempre un po' bagnati mi aspetto schizzi ovunque. No, pensavo peggio, dai. Adesso questi vanno lasciati così, non li toccare. Non ti preoccupare se vedi che la padella sta asciugando un pochino a livello di olio, ne puoi mettere un pochettino ai bordi, ma non toccarli. Ok, vediamo cosa sta succedendo. Guarda, questo è perfetto. Questo è il colore perfetto. Li facciamo andare ancora un pochino, ma devono rimanere croccanti. Mi raccomando, non me li cuocere per 10 minuti. Possiamo mettere già un pizzico di sale. Vai, ci siamo. Cominciamo a levarli. Eccoli qua, belli fumanti. Allora, abbiamo le nostre barbabietole pulite e tagliate, pronte. I nostri cavolini stanno un po' raffreddando perché è un'insalata che si mangia, io la chiamo insalata, ma comunque un piatto che si mangia freddo. Adesso andiamo a stemperare, scaldare un pochettino di miso. Questo è un miso bianco, ma puoi usare anche altri tipi, ma va bene qualsiasi miso. Ci puoi o mettere sopra un po' di acqua bollente, pochina, giusto per farlo sciogliere, oppure metterci un pochino d'acqua
e scaldarlo a microonde come farò io. Ok, adesso il nostro miso è sciolto per bene. Possiamo inserire il nostro yogurt direttamente qui. Chiaramente yogurt bianco naturale, non c'è zucchero, niente, proprio bianco naturale. Mescoliamo. Non mi chiedere le dosi esatte perché non lo so. Poi assaggio. Sono stato fortunato perché è perfetto. Comunque lasciati sempre un pochino di yogurt se c'è bisogno di aggiungerlo o se c'è bisogno di aggiungere anche del miso perché magari non si sente abbastanza bene. E questa è pronta. Siamo arrivati al momento finale, ovvero assemblare il piatto. Questo piatto rispecchia un po' anche il mio viaggio dall'Australia, passando per la Nuova Zelanda. Dico Australia perché sono fissati, mangiano tantissime barbabietole, passando per la Nuova Zelanda, che è dove ho imparato questo piatto, e finendo in Giappone con il miso che è nello yogurt. Quindi ecco perché mi sta tanto a cuore questo piatto. Ho già assaggiato i cavolini così da soli e sono spaziali. Anche se non vuoi fare questo piatto, quando cucini i cavolini di Bruxelles, dagli una sbruciacchiata così, non te ne pentirai, è il modo migliore per mangiarle. E lo stesso vale per le barbabietole, anche queste, visto che sono state cotte in un liquido che gli ha dato sapore, sono buonissime da mangiare anche così. Le tagli a cubetti, le metti in un'insalata, ci metti ancora un filo d'olio, sono fantastiche così. Mettiamo qualche barbabietola sul fondo, qualche cavolino. Primo giro di yogurt, abbondante con lo yogurt. A questo punto, volendo, potresti fare un altro piano e un giro finale di yogurt. Non mettere troppo sale nei cavolini e nelle barbabietole perché poi c'è il miso che è molto saporito e il miso si deve sentire, più che il sale si deve sentire il miso. Io lo so che a vederlo così potrebbe anche non dire molto, potrebbe sembrare un mappazzone e forse a livello visivo lo è, ma come sapore è qualcosa che non hai mai provato. Soprattutto se sei un amante delle barbabietole, ma anche degli altri ingredienti che sono buoni anche presi a sé, ma questa combinazione ha veramente qualcosa di speciale per me. Sarà la storia che c'è dietro questo piatto. Preso forchetta e coltello, si fa un assaggino in diretta, mi sembra giusto. Non vedo l'ora. No, non so cosa dirti. Cioè, ma come fa a essere così buono? Io la prima volta che me lo fece provare questa chef, molto simile a questo, rimasi estasiato e tutte le volte che lo faccio non mi capacito di come sia buono. E lo stesso vale per Yui, anche Yui ci va matta. Ti dirò di più, Yui tiene talmente tanto a questa ricetta e ha talmente tanto valore anche per lei che quasi quasi non voleva che la condividessi. A un certo punto sono stato combattuto anch'io, però poi ho detto vabbè, cioè non è un segreto di stato, però cioè, è incredibile, cioè falla, 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 è molto semplice come tecnica, non c'è niente di particolare, l'unica cosa è arrostire le barbabietole in forno, però poi l'hai visto, cioè sono pochi passaggi semplici e il risultato è incredibile, anche se la vuoi far provare a qualcuno, ma anche se te la vuoi godere in casa da solo o in famiglia. Ci vediamo alla prossima, grazie per aver visto il video fino alla fine, se ti è piaciuto fammelo sapere nei commenti, mettimi mi piace, magari ti puoi iscrivere al canale e fammi anche sapere soprattutto se ti piacerebbe vedere altri video magari fatti un pochino meglio, però diciamo video ricette, tipo quello di oggi. Alla prossima, ciao! Mm. Mm.